La storia dell'arte è piena di dipinti macabri e inquietanti, e alcuni lo sono più di altri. E uno di questi è quello che ritrae una delle leggende più disturbanti dei Paesi Bassi. Una leggenda nella quale si racconta che le persone vengono decapitate e le loro teste reimpastate. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice e in questo canale parliamo di arte, musica e letteratura. E se questi argomenti vi piacciono, non dimenticate di iscrivervi al canale. E oggi parliamo dei dipinti che raffigurano la leggenda del panettiere di Eclo. E cominciamo questa storia dalla storia. Siamo infatti nel 1550 o comunque intorno a questa data. E nel 1550 viene eletto Papa Giulio III, che aveva preso il nome dopo Giulio II, che è un papa che abbiamo già incontrato più volte. E Papa Giulio III indice il giubileo nel 1550. Nel 1550 sono attivi grandi artisti come Tiziano, il Veronese, il Tintoretto e anche Michelangelo è ancora vivo, morirà infatti nel 64 e proprio il Papa Giulio III nomina Michelangelo capo degli architetti della fabbrica di San Pietro. E tra i musicisti è vivo anche un giovanissimo Giovanni Pierluigi da Palestrina, uno dei più grandi musicisti del Rinascimento, e sempre Papa Giulio III lo nomina maestro di cappella nella Basilica Vaticana. Nel 1550 è anche vivo Vincenzo Galilei, il papà di Galileo, anche se Galileo non è ancora nato, e proprio in questo anno viene fondata a Helsinki, futura capitale d'Irlanda. E sempre nel 1550 è re d'Inghilterra Enrico VIII, che a questo punto ha già liquidato tutte le sue mogli ed è ancora vivo anche Nostradamus. Ma in questo periodo c'è anche qualcos'altro che sta cambiando la faccia dell'Europa ed è l'alfabetizzazione. Infatti, circa un secolo prima rispetto ad ora, cioè rispetto al 1550 o giù di lì, Gutenberg aveva inventato la stampa e il primo libro che aveva stampato era stata la Bibbia e la Bibbia veniva stampata in latino. Ma proprio in questo periodo, quindi intorno alla metà del Cinquecento, la Bibbia comincia a venire stampata nelle cosiddette lingue vernacolari, cioè le lingue parlate correntemente, italiano, francese, queste lingue qua. Certo, qualche Bibbia vernacolare esisteva anche nel Medioevo, ma era manoscritta, quindi era rarissima e costosissima. Adesso non più. Adesso le Bibbie vengono stampate e vengono stampate nelle lingue correnti. Questo significa che la gente, per poter leggere la Bibbia, si impegna a imparare a leggere. E perché la gente aveva interesse a leggere la Bibbia? Perché era considerato un libro, senza voler mancare di rispetto, di self-help, cioè era il libro che ti guidava nel capire come comportarti in vita per poter salvare l'anima nell'oltrevita e anche magari per dare delle indicazioni ai propri cari, in maniera che anche loro sapessero come comportarsi. Quindi le persone avevano un enorme interesse nel leggere la Bibbia e adesso che le Bibbie erano stampate nelle lingue correnti e quindi costavano poco ed erano anche tante, tra virgolette, quindi tante copie, diciamo così, era molto più facile averle e quindi la gente voleva imparare a leggere e imparava proprio per leggere la Bibbia. Però a questo punto si crea un effetto domino. La gente compra la Bibbia e impara a leggere, ma una volta che ha imparato a leggere vuole leggere anche altro e quindi vengono stampati sempre più libri anche oltre la Bibbia perché la gente che ora sa leggere li richiede. E tutto questo sistema, questo circolo virtuoso, innalza l'alfabetizzazione in Europa. Ma questa alfabetizzazione aiuta anche qualcosa d'altro. Quello che praticamente diventerà la riforma protestante. Infatti, nel 1517, il 31 ottobre, secondo la
diciamo leggenda secondo la storia, Martin Lutero affigge alla cattedrale, alla porta della cattedrale di Wittenberg, le sue 95 tesi. Sono delle tesi, dei pensieri praticamente, nei quali Lutero mette in discussione alcune cose rispetto alla Chiesa cattolica. E queste tesi cominciano a circolare anche grazie al fatto che man mano da una parte possono essere stampate, quindi fatte circolare più facilmente, e dall'altra dal fatto che la gente che aveva letto la Bibbia, potendolo fare adesso, si era fatta effettivamente qualche domanda rispetto al comportamento della Chiesa. E quindi tutto questo dà il via a quella che per l'appunto diventerà la Riforma protestante. All'inizio l'azione di Lutero era stata fatta in realtà non tanto per creare uno scisma all'interno della Chiesa cattolica, ma per mettere in discussione alcuni comportamenti della Chiesa e per evitarne, diciamo così, la corruzione. Lutero, tra le varie cose, si era infatti concentrato molto sulla questione della vendita delle indulgenze. Questa storia che tu pagavi e avevi la remissione di tutti i peccati, dipende, più pagavi e più peccati ti venivano perdonati, ti venivano assolti. Ecco, questa cosa non convinceva tanto Lutero, che presa la Bibbia che comprendeva anche il Vangelo, quindi Antico Testamento e Nuovo, soprattutto Nuovo Testamento, prende la Bibbia e dice: ma da dove salta fuori questa cosa? E anche la gente che ora l'aveva letta la Bibbia in prima persona effettivamente dice: ma da dove salta fuori questo comportamento? Non c'è scritto da nessuna parte che se tu paghi Dio assolve i tuoi peccati. E quindi il punto è che all'inizio Lutero si muove per cercare di, possiamo dire così, cercare di salvare la Chiesa dalla propria stessa corruzione. Ma come spesso accade, poi la situazione sfugge di mano e quello che succede è che si vengono a creare due fazioni in pratica, e poi quella che è la direzione, diciamo, di Lutero si trasformerà in una vera e propria Chiesa alternativa o circa alternativa a quella cattolica, che a sua volta si diramerà in varie sezioni, diciamo così. Sono termini impropri, ma giusto per capirci. C'è magari chi si sofferma più su una questione, chi sull'altra, eccetera. Comunque nasce, per così dire, il protestantesimo. Ma a questo punto quello che accade è una vera e propria spaccatura e si ottengono i cattolici da una parte e i protestanti dall'altra, che si fanno guerra. Ed è proprio a questo punto che si colloca la nostra storia. Siamo infatti a Eclo, un piccolo comune delle Fiandre orientali, che diventa vittima proprio di una guerra tra cattolici e protestanti. Il nome Eclo deriva dall'antico tedesco e significa parrebbe quercia o boschi radi, qualcosa del genere, ed è una città che attualmente esiste ancora e conta circa 25.000 abitanti. Attualmente Eclo è una città che si basa anche sul turismo, infatti vi sono diversi punti di interesse, tra cui delle chiese. Ma all'epoca, quindi intorno al 1550 e anche prima, soprattutto prima, Eclo era famosa per la sua industria tessile ed era talmente famosa che anche fin dal Medioevo le era stata accordata una carta civica, cioè in pratica un sistema di privilegi. Infatti, fin dal Medioevo, Eclo poteva avere una sua milizia, una sua giurisdizione, la possibilità di autogovernarsi, delle sue tasse e anche dei privilegi economici e commerciali. Era una cittadina fiorente quindi, fino alla metà del Cinquecento. Intorno al 1530, infatti, i protestanti entrano nei Paesi Bassi. E quello che accade è che il sud rimane cattolico, mentre il nord diventa protestante. E Eclo si trova nel mezzo. Questo significa che verso la metà del Cinquecento, quando scoppiano le guerre, anche lì
tra cattolici e protestanti, Eclo si trova in mezzo alla guerra. Presa quindi tra nord e sud, tra protestanti e cattolici, Eclo viene rasa praticamente al suolo. La gente si trova senza più la propria casa, chi ce l'ha decide di abbandonare la propria terra, la propria città, perché non è assolutamente più né sicuro né fattibile rimanere lì, e quindi Eclo si svuota, viene pressoché rasa al suolo e la gente che era di lì si trova senza casa, senza terra, senza i propri ricordi, senza niente. Lo shock è enorme e proprio in questo periodo nasce la leggenda del panettiere di Eclo. Si narra di un fornaio dotato di una capacità straordinaria, quella di ricucinare le teste delle persone. Si racconta infatti che gli abitanti di Eclo non fossero per nulla soddisfatti delle proprie teste. C'era chi non era soddisfatto del proprio aspetto fisico, molti altri non erano soddisfatti della propria intelligenza e qualcuno non era soddisfatto né dell'uno né dell'altra. Ma gli abitanti di Eclo avevano una soluzione per avere una testa completamente nuova: il loro fornaio, il quale, grazie alle sue arti magiche e arcane, prometteva loro di poter esaudire i loro desideri. Il procedimento era molto semplice. Il cliente veniva fatto entrare in bottega, veniva fatto accomodare su una sedia e poi veniva sapientemente decapitato. Sul collo, al posto della testa mancante, veniva posto un bel cavolo, bello grosso, naturalmente per arginare il sangue, che altrimenti avrebbe zampillato ovunque. A questo punto il fornaio e i suoi garzoni prendevano la testa decapitata, la portavano sul tavolo da lavoro e una volta cosparsa con un elisir segreto, proprietà solo del fornaio, si mettevano a reimpastare questa testa. E a reimpasto ultimato, la testa veniva posta nel forno per essere cotta. Così, a cottura ultimata, il cliente, che aveva atteso pazientemente con il suo bel cavolo al posto della testa, avrebbe avuto una nuova testa. Migliore? Forse. Forse, sì, perché la leggenda narra che non era affatto detto che questa testa uscisse sempre ben cotta o cotta al punto giusto. A volte usciva troppo cotta, a volte usciva bruciata e a volte usciva cruda. E se la testa usciva troppo cotta o sbruciacchiata, il destinatario diventava una testa calda, ovvero un tizio impulsivo, irascibile, pronto a litigare per niente e fuori controllo. Mentre se la testa usciva non abbastanza cotta o addirittura cruda, il destinatario diventava un idiota. Perché troppo indietro di cottura, mezzo cotto, non abbastanza cotto, e di conseguenza questo si trovava scemo. E non bisogna dimenticare che durante il reimpasto anche l'aspetto fisico cambiava e anche in questo caso non è detto affatto che il destinatario poi ne fosse contento. Alcuni si ritrovavano così con un aspetto meraviglioso, ma un comprendonio assolutamente non cotto, mentre altri si trovavano con menti acute, ma aspetti fisici nei quali non si riconoscevano più, e c'era anche qualcuno a cui andavano male entrambe le cose. E tuttavia, nonostante questo, il fornaio aveva sempre una lunga fila fuori dalla porta di persone in attesa di farsi decapitare e di farsi mettere un cavolo al posto della testa nell'attesa che la loro venisse reimpastata e ricotta. E con una leggenda così, come non farci un quadro o anche due? E infatti andiamo a parlare di due quadri. Entrambi si intitolano
il fornaio di Eclo, o anche il panettiere di Eclo, o anche la leggenda del fornaio o panettiere di Eclo e anche la cucina di Eclo, perché chiaramente questi sono i nomi della leggenda e quindi di conseguenza sono anche i nomi di questi dipinti. Gli autori sono Cornelis van Dalen e Jan van Wechelen, anche se in realtà è molto probabile che dentro questi dipinti, soprattutto dentro uno dei due, ci siano tanto le mani degli allievi di questi due pittori. Ma comunque, ed entrambi questi dipinti risalgono a un periodo compreso tra il 1550 e il 1570. E cominciamo con quello che è forse la versione più famosa tra le due, l'olio su tavola che misura 30 cm per 39 cm e mezzo. In questo dipinto vediamo, ripresa da vicino, la bottega del fornaio. In primo piano, seduti sulle sedie, vediamo alcuni clienti, 5 per la precisione. 3 di loro, i 3 al centro, sono già stati serviti e sono nel mezzo dell'operazione. Infatti sono seduti, tranquilli, con il loro bel cavolo al posto della testa. E tutti e 3 hanno le mani giunte. Stanno attendendo. E le mani giunte ci dicono che stanno anche forse pregando o comunque stanno mostrando che un'intercessione divina favorevole sarebbe stata comunque gradita. È curioso notare come davanti a loro ci sia un cesto contenente proprio 3 teste. Se tanto mi dà tanto, direi che quelle sono le 3 teste appena tagliate dei 3 clienti a cui è stato messo il bel cavolo fresco. Le teste nel cesto, infatti, sono le teste di 2 uomini e una donna, proprio corrispondenti ai 3 clienti, che sono 2 uomini e una donna. Il cliente più a sinistra, invece, è evidentemente all'inizio della sua seduta. Gli è stata infatti appena staccata la testa dall'inserviente che la sta sollevando e ai suoi piedi vediamo un cavolo già pronto. Direi proprio che quel cavolo è quello che tra poco finirà sul collo di questo cliente nell'attesa che la sua testa venga reimpastata e ricotta. E a destra vediamo 2 altri clienti, un uomo e una donna. L'uomo ha il capo chino in avanti e porge il collo all'inserviente, il quale gli sta tenendo la testa nella posizione corretta e con un bel coltellaccio sta per assestargli il forte colpo che servirà proprio per decapitarlo. Ma anche la donna al suo fianco, che sembra parlare con qualcuno che sta fuori dall'inquadratura, deve essere una cliente. Nel cesto ai loro piedi, infatti, ci sono in bella vista 2 cavoli. Si può quindi pensare che un cavolo sia per l'uomo che sta per essere decollato e l'altro cavolo sia proprio per la donna che, nell'attesa, chiacchiera tranquilla. Ma vediamo ora cosa c'è in secondo piano. In secondo piano, all'interno della bottega, vediamo i garzoni al lavoro. I garzoni del panettiere sono vestiti con pantaloni al ginocchio e un grembiule bianco e un copricapo bianco e si direbbero quindi vestiti proprio come i fornai e i panettieri. I garzoni, 3 in questo caso, stanno lavorando alacremente sulle teste. Vediamo infatti che vi sono delle teste appoggiate sul tavolo da lavoro. E mentre uno degli uomini ne sta impastando una, l'altro ne sta cospargendo un'altra con l'elisir segreto del fornaio e il terzo sta infornando quelle pronte per la cottura. Nel cesto ai piedi di uno dei garzoni stanno altre teste, mentre sulla mensola vi sono degli strumenti in vetro e alcuni libri, simbolo che il fornaio ne sa.
Probabilmente, infatti, possiamo ipotizzare che siano libri di medicina o di alchimia e che quindi rappresentino la sapienza medica e magica del fornaio. Ma il fornaio dov'è? Possiamo ragionevolmente pensare che il fornaio sia l'uomo con la giubba rossa. Al tempo, infatti, il rosso era il colore del prestigio e del potere. E qui vediamo che questo uomo è sì vestito come gli altri, perché al di sotto vediamo che ha un grembiule bianco, ma sopra ha questa giacca rossa. E quindi lui non è uno dei fornai, ma è il più potente dei fornai, il fornaio capo, il famoso fornaio di Eclo. Egli infatti sta anche accogliendo dei clienti che stanno entrando. Sono probabilmente altri clienti che desiderano ricuocere la propria testa. Ma è interessante notare che due di loro, un uomo e una donna, rechino delle teste già mozzate. Perché? La risposta qui è difficile da dare. Potrebbero forse essere delle teste di persone non presenti, che quindi hanno dato in custodia la propria testa ad amici e familiari perché la portassero dal fornaio. E in questo caso io mi immagino che anche questi signori siano a casa propria con un cavolo al posto della testa. Oppure potrebbero essere dei clienti scontenti. Potrebbero queste essere infatti delle teste uscite male, di cui questi clienti non sono per niente contenti e quindi stanno tornando per lamentarsene e per pretendere una nuova ricottura. E infine vediamo come ci sia anche una sorta di quinta nel dipinto, se così vogliamo dire. Infatti c'è la porta della bottega del fornaio che è aperta e fuori dalla porta si intravede una normale strada di paese con case e persone. Insomma, un posto normalissimo, no? Una normalissima bottega di città. E il dipinto, nel suo complesso, presenta colori caldi e terrosi, marroni, rossi, neri, e anche i colori freddi come il verde dei cavoli sono in un certo senso scaldati. E la scena nell'insieme è estremamente realistica. L'intento del dipinto, infatti, è quello di raffigurare l'attività del fornaio di Eclo e di farlo nel modo più realistico possibile. E anche l'ambientazione è quella dell'epoca e del luogo, proprio per avvicinare le persone alla leggenda. Insomma, le persone dell'epoca vedono svolgersi l'attività del fornaio in un luogo familiare che potrebbe essere addirittura la bottega sotto casa loro. Ma c'è anche un secondo dipinto, l'olio su rame di dimensioni 34 x 46 cm. E questo, devo dire, tra i due è quello che io preferisco. Questa scena è decisamente più complessa della precedente e anche molto più piena ed è organizzata in un certo senso su 3 file, 3 righe. E anche il punto di vista è diverso. Qui la camera, per così dire, è posta più in alto e in questo modo apre a una visione più ampia. Intanto possiamo notare come in questo quadro ci sia un numero considerevole di persone. Eppure, a farci caso, le persone nella prima fila sono le stesse raffigurate nel quadro precedente. Vediamo infatti alla nostra sinistra un cliente che, bello tranquillo, è stato appena decapitato e dietro di lui c'è uno dei garzoni che gli solleva la testa, letteralmente. E a terra
è poggiato un bel cavolo, che certamente è quello destinato a questo cliente. È naturalmente il primo cliente a sinistra dell'altro dipinto, identico. In centro vediamo 3 figure già cavolate, che stanno tranquillamente in attesa con le mani giunte. Sono evidentemente le 3 figure centrali dell'altro dipinto. Anche le posizioni sono praticamente le stesse e anche gli abiti hanno dei colori simili a quelli del dipinto precedente. Qui però la scena è decisamente più dinamica. Ci sono infatti 2 panettieri che stanno parlando tra loro ed evidentemente stanno parlando proprio del cliente a cui hanno appena tolto la testa. Uno dei 2 infatti regge la testa del cliente, mentre l'altro gli sta posando il cavolo sul collo mozzato. E spostandoci del tutto a destra, vediamo la stessa scena presente nel quadro precedente. Un uomo che si china in avanti e un garzone che lo tiene in posizione afferrandogli i capelli. E anche qui il garzone ha un bel coltellaccio librato in aria, pronto a dare il colpo che decapiterà il cliente. E anche qui, tutto alla nostra destra, abbiamo la donna che, tranquilla, parla con qualcuno. Ma qui possiamo vedere anche con chi. Con un uomo che, appoggiato allo schienale della sedia di lei, la ascolta. E questo uomo regge una testa, una sorridente testa femminile. E in primissimo piano, vicino al limitare del dipinto, vediamo 2 grossi cesti. Uno, quello alla nostra destra, contiene cavoli. L'altro, quello alla nostra sinistra, contiene un bel po' di teste. Ma qui, come detto, la scena è un bel po' più complessa. Quindi ci spostiamo in su e andiamo nella seconda riga di persone, per così dire, e ripartiamo da sinistra. Qui, su un tavolo di legno, 2 ragazzi sono intenti a impastare energicamente delle teste. Il ragazzo tutto a sinistra ne ha una per mano e le spiaccica ben bene sul tavolo, facendoci forza sopra, proprio come si fa con l'impasto del pane. E vediamo che ci sta facendo forza per via della posizione del suo corpo, delle spalle e delle braccia. Il ragazzo accanto a lui, invece, sta lavorando un'altra testa con un bel mattarello, mentre sul tavolo sembra esserci della polvere bianca, forse farina o forse un po' dell'elisir magico del fornaio. E i 2 intanto chiacchierano un po', come è giusto che sia. Spostandoci verso destra arriviamo poi al centro della scena, dove dapprima vediamo 2 uomini di spalle che forse se ne stanno andando, probabilmente perché hanno completato il servizio. E poi vediamo qualcosa che in effetti possiamo capire a fondo. Un uomo che non ha nessuna voglia di farsi tagliare la testa. L'uomo, poveretto, vorrebbe scappare, ma è trattenuto da 2 donne che gli tengono ferme le braccia e che gli tengono la testa per i capelli. E quello che sta per succedere è chiaro. Vediamo infatti avvicinarsi un garzone dall'aria tutt'altro che rassicurante, con un cavolo in braccio e un coltellaccio già in posizione. E questo poveretto sta proprio per essere decapitato e cavolato contro la sua volontà. Insomma, questo tizio non avrebbe molta voglia di cambiare la sua testa. E a questo punto ci spostiamo nell'ultima fila di persone, che è divisa in 2 scene, la scena a sinistra e quella a destra. A sinistra abbiamo altri panettieri al lavoro che stanno cuocendo un bel po' di teste. Un fornaio sta infornando 2 teste, quindi già belle che reimpastate, che ora devono solo essere cotte, mentre gli altri 2 fornai stanno impastando altre teste. E si vede come il fornaio alla nostra destra stia mettendo qualcosa sulla testa che ha appoggiata davanti,
evidentemente l'Elisir. E anche questa scena è perfettamente uguale, anche se più complessa, a quella del quadro precedente. 3 fornai, 2 teste sulla paletta da forno, un tavolo da lavoro tondo, un fornaio che impasta, quello a sinistra, e un fornaio che mette l'elisir, quello a destra. E anche il particolare del cesto pieno di teste ai piedi del garzone a destra è presente in entrambi i dipinti. E anche qui, appesi al muro, ci sono tutti quei rimandi alle capacità del fornaio. Ma quella che nel dipinto precedente era una semplice mensola con qualche libro e qualche attrezzo, qui è un tripudio di oggetti. Vediamo appesi al muro molti arnesi da fornaio come pale, palette, setacci e altro. E sulle mensole vediamo cesti e oggetti in vetro. E un bel po' di teste, proprio tante, e anche qualche cavolo. E sotto l'ultima mensola sono appesi al muro anche un bel po' di coltelli, pronti per essere usati. E se ci spostiamo leggermente più a destra, vediamo anche la seconda parte di questa grande scena. Anche questa uguale a quella raffigurata nel quadro precedente. Vediamo infatti 4 persone, 3 uomini e una donna, che sono appena entrati dalla porta e si rivolgono al fornaio capo, anche qui con una giacca rossa. Il fornaio capo anche qui ha una giacca rossa. E la donna porge al fornaio una testa e dall'espressione non sembra contenta. Quindi forse davvero questa donna sta portando una testa malcotta per protestare. E anche uno degli uomini che è con lei regge una testa, forse un'altra testa mal riuscita. E in questo dipinto, ancora più a destra, c'è qualcosa in più. Un gruppo di persone, ancora 3 uomini e una donna, che stanno parlando di qualcosa, forse del forno, perché uno di questi uomini indica proprio il forno e si rivolge a un altro uomo che sta portando 2 teste. Probabilmente, quindi, queste teste devono ancora essere cotte. E infine, sullo sfondo, fuori dalla grande porta di entrata del capanno, si vede il villaggio, con le case e le persone intente in normali attività, e si vedono anche dei cavalli. Qui la cucina del fornaio non è in una piccola bottega in una strada di città, ma in un grande spazio all'interno di un villaggio. Ad ogni modo, in entrambi i casi, il fornaio è calato nella realtà di Eclo. E questi erano i 2 dipinti raffiguranti la leggenda del fornaio di Eclo. Ma il significato qual è? Ora, il significato dei quadri è evidente, i quadri rappresentano la leggenda, ma il significato della leggenda qual è? In realtà qui si possono aprire le discussioni. Infatti questa leggenda, la morale di questa leggenda non è affatto chiara. Potrebbe forse essere un monito alla vanità? Sì, perché comunque il fornaio reimpasta le teste anche per cambiare l'aspetto fisico, ma soprattutto per cambiarne l'intelletto. Quindi vanità in che senso? Vanità estetica? Vanità intellettuale? Perché poi si apre un altro punto. Che senso ha dire che se una persona vuole migliorare intellettualmente non è una buona idea? Teoricamente è una buona idea. O forse questa cosa si rifà al concetto del protestantesimo, è una cosa che ho pensato io, ma in realtà, come detto, la morale di questa leggenda non è affatto chiara. Ho pensato io che sia stato il concetto del ho letto la Bibbia, ne ho saputo di più e adesso sono nei guai perché ci sono le guerre, quindi non è bene modificare il proprio intelletto, che sia quello il senso della leggenda, o ancora qualcosa d'altro che potrebbe essere non è bene cambiare se stessi? Insomma,
non è per niente chiaro il significato di questa leggenda e quindi in realtà sono aperte le discussioni. Voi cosa ne pensate? Che significato potrebbe avere questa leggenda? La sezione commenti è quindi aperta. Lasciatemi un commento e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo voi, che significato ha la leggenda del fornaio di Eclo? E, parentesi, cosa ne dite dei quadri? Io li trovo, non potrei dire belli, perché forse il bello estetico magari è un altro, però attirano, non so come dire, questi sono quel tipo di quadri secondo me che quando li vedi è difficile che poi te ne dimentichi perché sono troppo particolari, quindi comunque hanno in un certo senso un loro fascino, un loro interesse, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate, quindi sia dei quadri sia della leggenda, secondo voi cosa significa? È aperta la sezione commenti come sempre del resto. E naturalmente se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un like, lasciandomi un pollice in su. E iscrivetevi al canale se avete voglia di vedere video che trattano di arte, letteratura e musica. Facciamo proprio questo qui, quindi se volete ogni tanto integrare un po' di arte, un po' di musica, un po' di letteratura così nella vita di tutti i giorni mentre fate anche altro, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella così che YouTube dovrebbe farvi sapere tutte le volte che pubblico un nuovo video. Io quindi vi aspetto nella sezione commenti e vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fin qui e di essere rimasti con me in questo video. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!